Per chi è nato in Sicilia, per chi è nato in alcuni luoghi della Sicilia, la scrittura è essenza dell'anima. Pirandello diceva: la vita o la si vive o la si scrive. Io penso invece, per la mia esperienza, che non ci sia una vita in Sicilia degna di essere vissuta se non viene scritta. Questo naturalmente ha pesato sulla mia generazione, cresciuti in un piccolo paese della provincia di Agrigento, era Calmuto, che era già letteratura, che era già scrittura. Vivevamo in quel paese con alcuni amici e si usciva di casa e si trovavano le facce, i luoghi che Leonardo Sciascia aveva descritto nelle sue parrocchie di Regalpetro. Ecco perché a 16-17 anni ci si convinse, forse a torto, forse a ragione, che bisognava scrivere la propria vita per diventare personaggi non più in cerca di autori, ma autori di noi stessi. Così fondammo un piccolo giornale e da lì iniziò l'avventura dello scrivere, del comunicare. Per chi viene dal giornalismo, dalla scrittura, chiamiamola così, militante, quotidiana, metalmeccanica, se si vuole dire, il passaggio al romanzo, da una parte è un modo per trovare un'altra aria, un'altra atmosfera, un altro clima, nello stesso tempo è anche un modo per raccontare qualche cosa che non sta nei confini stretti della cronaca del quotidiano. Ecco perché comunque nei miei romanzi, nella mia scrittura anche non giornalistica, l'aderenza al reale, al sociale, alla realtà, per dirla in poche parole, non è mai secondaria. Io posso raccontare ad esempio di luoghi che conosco. I personaggi che racconto, sia pure di fantasia e di invenzione, nascono da un'osservazione data dal mestiere e forse anche dalla consuetudine. Una letteratura che ha a che fare con il reale, una scrittura che ha a che fare con il reale, con il presente, ma anche con il passato, ma che comunque non sia mai, per la mia sensibilità, una scrittura distante da quello che viene attorno. Peraltro questa è anche una tradizione della letteratura, che io non amo dire letteratura siciliana, ma dico letteratura italiana scritta alla latitudine della Sicilia o dalla Sicilia. Anche quando non si scrive della Sicilia, si finisce sempre per scrivere la Sicilia, o in contrapposizione o per paragone, così come racconta Calvino nel Città Invisibili, quando Marco Polo racconta a Gran Canne delle città che ha visto, a un certo punto lui gli chiede: tu non mi hai mai raccontato di Venezia? E lui risponde: forse ti ho sempre raccontato di Venezia, perché in ogni descrizione di città sono partito da un modello di città che per me è Venezia, o forse se non la racconto è perché ho paura di perderla. Ecco, spesso anche quando noi raccontiamo la Sicilia o la raccontiamo è sempre una paura di perdere quest'isola.